Ciao e benvenuto in Psicologia Semplice. Oggi ho deciso di fare un video per chiarire una parola che viene molto utilizzata talvolta a sproposito, che è quella di borderline. Molte persone mi chiedono: ma non è che mia moglie, mio figlio, mio marito è un borderline? Allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza e capire innanzitutto che la parola borderline da sola non significa nulla, ma fa riferimento a due cose un po' diverse che vedremo tra poco dopo la sigla. A tra poco. Bene, ben ritrovati. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like se alla fine del video siete stati soddisfatti e condividere questo video con tutte le persone che hanno bisogno di un chiarimento su questa parola così particolare. Ricordatevi di farlo, se volete fatelo immediatamente, per me è molto importante. Bene, andiamo a questa parola borderline. Ti è mai capitato di sentirti come un'altalena impazzita? Un momento sei entusiasta, idealizzi qualcuno, senti un legame fortissimo e un attimo dopo la stessa persona ti sembra sbagliata, ti senti tradito e deluso. Le tue emozioni sono intense, così intense che a volte sembra difficile controllarle. Hai una paura profonda di essere abbandonato, una paura che a volte ti fa agire anche d'impulso e dentro senti un vuoto, una sensazione di non sapere bene chi sei. Questo tumulto interiore può essere incredibilmente faticoso, una vera e propria sofferenza. Questo è il mondo di chi vive con quella che la psicologia chiama problematiche borderline. Ma qui entra in gioco un concetto importante, anzi due concetti, che a volte vengono confusi. Il primo è l'organizzazione di personalità borderline. Il secondo è il disturbo borderline di personalità. Non sono esattamente la stessa cosa, anche se chiaramente sono molto legati. Provo a spiegartelo. Immagina la tua personalità come una casa. La personalità è l'insieme delle tue caratteristiche psicologiche profonde e sono come le fondamenta, la struttura portante, i muri. È quello che sei in modo stabile, anche se non ne sei pienamente consapevole. Alcune case, cioè alcune personalità, hanno una struttura portante che gli esperti chiamano organizzazione di personalità borderline. Pensa a questa organizzazione come un particolare stile di costruzione delle fondamenta e della struttura. È un mondo in cui la mente si è organizzata, spesso come risposta a esperienze difficili, magari vissute da bambini, in ambienti che non ti facevano sentire capito o al sicuro. Chi ha un'organizzazione di personalità borderline tende a usare dei meccanismi di difesa un po' particolari, che noi psicologi chiamiamo primitivi. Un esempio semplice è il pensiero in bianco e nero, o la scissione, cioè vedere le cose o le persone come completamente buone o come completamente cattive, senza le sfumature di grigio. Fare questo aiuta in quel momento queste persone a gestire delle emozioni troppo intense, però purtroppo rende le relazioni molto instabili. Queste persone inoltre hanno la sensazione che la loro identità non sia solida, ma sia frammentata, che cambia a seconda delle situazioni. Il secondo, il disturbo borderline di personalità, è come un tipo specifico di arredamento e quindi sono gli specifici problemi che possono manifestarsi in una casa con un'organizzazione borderline, quindi con quella struttura. Il disturbo di personalità borderline è una diagnosi clinica specifica che ha dei criteri molto definiti. È un modello pervasivo di instabilità nelle relazioni, nell'immagine di sé e nell'affettività, con marcata impulsività. Per fare una diagnosi di disturbo borderline di personalità, il manuale di riferimento che utilizziamo, il DSM-5, cerca la presenza di almeno 5 sintomi specifici tra 9 possibili. Questi sintomi descrivono proprio le difficoltà che sentivi all'inizio, cioè la paura disperata di essere abbandonato,
l'avere delle relazioni intense ma instabili, un'immagine di sé confusa e mutevole, l'impulsività, comportamenti autolesionistici o addirittura suicidari, sbalzi di umore rapidi e intensi, un senso cronico di vuoto e rabbia intensa e inappropriata, e talvolta anche dei momenti di paranoia o sentirsi fuori dalla realtà. Questo avviene quando si è sotto stress. Quindi la differenza chiave è l'organizzazione di personalità borderline e la struttura di base, il livello di funzionamento della personalità. È un concetto più ampio usato soprattutto in psicologia psicodinamica. Il disturbo borderline di personalità, con la sigla DBP, è una specifica manifestazione, cioè una diagnosi clinica con dei criteri definiti. È uno dei modi in cui l'organizzazione borderline si può esprimere. Pensa a due persone con un'organizzazione borderline. La prima potrebbe manifestare i sintomi specifici del disturbo di personalità. Le sue relazioni sono un caos emotivo, agisce impulsivamente, lotta con l'autolesionismo. La seconda, pur avendo la stessa organizzazione borderline alla base, e quindi usa difese primitive perché ha un sé instabile, potrebbe mostrare più caratteristiche di un disturbo narcisistico di personalità, nascondendo una profonda fragilità dietro un'immagine grandiosa e cercando una costante ammirazione. Oppure potrebbe avere le caratteristiche di un disturbo antisociale, con difficoltà nel sentire la colpa o l'empatia. L'organizzazione è simile, ma i sintomi in superficie, cioè il disturbo, sono diversi.